Bentornati su Soluzioni PC. Oggi un video un po' diverso perché parleremo della storia di Windows. Quando pensiamo al computer, quasi inevitabilmente pensiamo a Windows. Oggi ripercorreremo tutta la storia di Windows rivedendo le sue pietre miliari più importanti che nel corso della sua vita l'hanno reso quello che è il sistema operativo più diffuso al mondo. Questo sistema operativo è nato quasi 40 anni fa, accompagnando intere generazioni, trasformando il modo in cui lavoriamo, studiamo e ci divertiamo. La storia inizia nel 1985 con Windows 1.0, un'interfaccia grafica rudimentale basata su MS-DOS. Non era ancora il Windows che conosciamo oggi, ma rappresentava un primo importante passo verso la semplicità e la semplificazione. Nel 1987 arriva Windows 2.0 con finestre sovrapponibili e supporto a combinazioni di tasti, come il famoso Ctrl-Alt-Canc, che sarebbe diventato iconico in futuro. Nel 1990 Microsoft presenta Windows 3.0, che introduce un'interfaccia più colorata, un migliore supporto alla memoria, che lo rende in definitiva un vero successo commerciale. Ma la vera rivoluzione arriva nel 1995, con Windows 95. Per la prima volta appare il pulsante Start, ancora oggi simbolo di Windows. È anche l'epoca in cui il PC diventa davvero alla portata di tutti. Nel 1998 debutta Windows 98, progettato per Internet e la multimedialità, seguito poi da Windows ME, Millennium Edition, che però viene ricordato come uno dei sistemi meno riusciti di sempre, instabile, incompatibile e anche più lento del suo predecessore Windows 98. Sempre nel 2000 Microsoft lancia anche Windows 2000, una versione professionale, più stabile, che sarebbe in definitiva la versione Pro che utilizziamo adesso di Windows. Vorrei interrompere un secondo per parlarvi del nostro sponsor, Surfshark, la VPN che permette di navigare sicuri, anonimi e senza tracciamento. Suppongo che la maggior parte di voi sa che cos'è una VPN, ma per quelli che non lo sanno, detto in parole semplici, è una applicazione che voi lanciate prima di navigare su internet che vi permette di reindirizzare il vostro traffico internet attraverso un altro punto nella rete che di solito è dislocato in altri paesi. Questo vi permette di essere anonimi sulla rete, di avere un controllo, un nodo in più che vi permette di difendervi da virus, phishing, tracking e tutte quelle cose che sono pericoli nell'internet moderno. Il link in descrizione vi darà accesso alla migliore offerta in questo periodo. Il 2001 segna una grande svolta con Windows XP, che resterà il sistema operativo più longevo di casa Microsoft. Stabile, veloce, con un'interfaccia semplice, Windows XP rimarrà in uso per oltre un decennio, molto al di sopra di qualsiasi aspettativa di supporto. Nel 2007 arriva Windows Vista, che introduce un'interfaccia grafica avanzata con il tema Aero, ma che soffre anche di pesantezza e problemi di compatibilità e stabilità. Microsoft rimedia nel 2009 con Windows 7, più leggero, veloce, affidabile. Porta con sé una serie di migliorie come tempi di avvio e di spegnimento ridotti, migliore gestione della RAM del processore, quindi requisiti hardware inferiori, così diventa in breve tempo uno dei sistemi più apprezzati della storia di Microsoft. Nel 2012 arriva Windows 8 con un'interfaccia a piastrelle pensata per i tablet. Una scelta, coraggiosa,
ma poco amata per gli utenti desktop. Poi, per correggere il tiro, nel 2013 esce Windows 8.1 che riporta il pulsante Start e uno stile simile ai precedenti Windows. Il 2015 segna l'uscita di Windows 10, pensato per essere l'ultimo Windows, aggiornato costantemente senza avere nuove versioni, e diventa uno standard per quasi un decennio. Infine, nel 2021 arriva Windows 11. Nuovo design, maggiore attenzione alla sicurezza con il TPM 2.0 e il Secure Boot, l'integrazione con il cloud e un ecosistema moderno che guarda al futuro. In definitiva, da Windows 1 a Windows 11 il percorso è stato lungo e pieno di cambiamenti. All'inizio un nuovo sistema operativo usciva quasi ogni 2 anni. Oggi invece Microsoft preferisce rilasci ogni 4 o 5 anni, privilegiando stabilità e compatibilità. Questo ci permette di avere sistemi più affidabili, più sicuri e di logica anche più duraturi. Ma veniamo a quello che è il pomo della discordia. Fra poco, il 15 ottobre 2025, finirà il supporto a Windows 10 e milioni di utenti dovranno aggiornare o cambiare i propri PC per passare a Windows 11. E tu sei pronto a questo cambiamento? Il tuo PC è compatibile con il nuovo Windows? Per rispondere a queste domande farò presto un video a riguardo. Nel frattempo possiamo parlarne nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale per altre soluzioni PC.